Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come sostituire il liquido dell'impianto, quindi del circuito ACE, la pulizia o la sostituzione del filtro alta pressione dell'ACE e la pulizia della vaschetta dell'ACE, che è in comune con la vaschetta, quindi è unica, ci sono due compartimenti tra l'ACE e il servosterzo. Quindi andiamoci a vedere subito un'anteprima velocissima di quello che faremo, poi la sigla e poi torneremo qui. Quello che andremo a fare oggi è praticamente sostituire il liquido dell'ACE, che in alcuni Discovery è presente, nel mio è presente, e quindi può piacere o non piacere, comunque la manutenzione ogni 3 anni va fatta. Il simbolo dell'ACE è questo qui e la vaschetta, come possiamo vedere, è unica, solo che è divisa e i due compartimenti sono comunque indipendenti, stagni, non c'è passaggio di olio da un sistema all'altro. Questo è il servosterzo. Quindi quello che andremo a fare è sostituire l'olio presente in questa parte della vaschetta. Ovviamente la sostituzione non sarà integrale, completa, però cercheremo di cacciarne il più possibile. Contemporaneamente andremo a sostituire o pulire, o comunque andremo a vedere come accedere al filtro alta pressione dell'impianto ACE, e per l'occasione pulirò la vaschetta internamente, visto che ho notato che è abbastanza sporca. La pulizia penso non sia mai stata fatta. Altresì la sostituzione dell'olio in questo impianto ACE, perlomeno da quando sono io proprietario, non l'ho mai fatta, quindi ho già visto che l'olio è molto scuro e ha un colore tipo Coca-Cola. Andremo comunque a fare un confronto anche cromatico tra il vecchio olio e il nuovo olio. Vediamo brevemente un po' il materiale che serve a grandi linee, perché poi man mano vi farò vedere quello che utilizzo. Allora, prima cosa, l'olio nuovo. Per la prima volta utilizzo questo olio che è l'equivalente di quello Land Rover e costa molto meno. Trovate comunque il link in descrizione. Sono 4 litri. Nell'impianto ACE dovrebbero andare 1,62 litri, quindi è più che sufficiente. Poi una tanica vuota nella quale faremo confluire il ritorno dell'olio, poi vi farò vedere tramite questo tubo e un connettorino che ho trovato, diciamo, tra il ciarpame che è in officina. Altre cose che servono: una classica pinza a pappagallo per le fascette, la solita pinza che vi ho presentato nel video dell'alternatore, che serve per stringere un particolare tipo di fascette, vi farò vedere dopo. Poi una vite M6 con una rondella per tirare giù il filtro dell'ACE, e vi farò vedere anche dopo. Un inserto esagonale da 10, cacciavitino a taglio per aprire le fascette, la classica chiave dinamometrica e il classico clip da mezzo pollice. Quindi per prima cosa passiamo a svuotare il più possibile la vaschetta sia dell'ACE che del servosterzo. Per fare questo io utilizzerò questo aggeggio che si usa per spurgare i freni, però va bene anche per spurgare l'olio, altri tipi di olio. C'è questo beccuccio e si utilizza con ovviamente il compressore. Altresì proverò ad utilizzare per la prima volta questo sistema di carico che prevede che io posso riempire l'olio, metterlo sulla vaschetta e lui automaticamente, aprendo il rubinetto, dovrebbe ricaricare man mano che la pompa espellerà l'olio vecchio. Comunque vedremo tutto dopo. Quindi per ora aspiriamo più possibile l'olio dai due compartimenti della stessa vaschetta. Eccoci qui, allora mi accingo
ad aspirare quanto più olio possibile dai due compartimenti utilizzando questo aggeggio. Nulla vi vieta però di utilizzare una classica siringa di qualunque tipo. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina, a lasciare un like e un commento per farmi sapere se avete mai fatto questa operazione sul vostro Discovery dotato di ACE. Quindi adesso velocizzerò un po' perché l'operazione sarà un po' lunga e un po', come sentite, rumorosa. Dal momento che ho estratto l'olio dell'ACE, adesso lo vado a mettere in un bicchiere e lo paragoniamo un po' all'olio nuovo. Questo è l'olio dell'ACE, vediamo che ha un colore che una volta era verde, ora è nero e soprattutto è molto liquido, quindi significa che nel corso degli anni ha accumulato quantità di acqua, quindi non ha più la funzione idraulica, perché comunque l'acqua può essere compressa, mentre l'olio idraulico non dovrebbe essere compresso se è in buone condizioni. Facciamoci anche un paragone con l'olio nuovo. Questo è l'olio ACE appena estratto dalla vaschetta e questo sarà il nuovo olio che inseriremo. Dal momento che abbiamo svuotato il compartimento dell'ACE, procediamo a svuotare anche il compartimento del servosterzo. In questo caso lo svuoto solo per poter pulire, staccandola, tutta la vaschetta, altrimenti non ci sarebbe bisogno, dal momento che il cambio dell'olio già l'ho fatto quando ho estratto il braccio della scatola dello sterzo e lì è uscito molto olio che poi non ho riutilizzato, ma ne ho messo uno nuovo, quindi qui dentro l'olio è relativamente recente. Il video della sostituzione del paraolio della scatola dello sterzo, del braccio di uscita dello sterzo, ve lo linko qui sopra. Quindi procedo ad aspirare anche questo e stacco la vaschetta. Le vaschette sono completamente svuotate e ora procederò a staccare i relativi connettori. Allora, questa è la vaschetta, i tubi di sotto, quelli inferiori, sono praticamente l'andata verso le relative pompe del servosterzo e dell'ACE. Quelli più piccolini, che sono in alto superiormente, sono i ritorni. Quindi capirete bene che una volta pulita la vaschetta riattaccheremo i tubi inferiori e nel caso della pulizia solo dell'ACE io riattaccherò anche quello superiore, quindi il ritorno del servosterzo, mentre il ritorno dell'ACE lo convoglieremo tramite un tubo in un bidone di smaltimento. Altresì dovremo attappare questo connettore e contemporaneamente caricare l'olio, accendere il motore e far sì che l'olio venga aspirato e vada quindi nell'andata verso la pompa, caricando continuamente olio che verrà aspirato dalla pompa, andrà in circolo e quando tornerà, anziché tornare nella vaschetta, andrà ad essere smaltito in un bidone di smaltimento. E facendo questo giochetto per alcuni secondi, perché la pompa comunque lavora molto veloce, avremo per buona parte sostituito l'olio vecchio con quello nuovo. Quindi ora procedo a staccare queste fascette che, come abbiamo visto nel video della sostituzione dell'alternatore, vanno semplicemente aperte con un cacciavite e vanno richiuse con quella pinza che vi farò vedere dopo. Queste altre invece possono essere aperte semplicemente con la pinza a pappagallo. Quindi adesso rimuovo la vaschetta e metto sotto uno straccio perché colerà dell'olio.
Per rendermi le operazioni più facili, quindi crearmi un po' di spazio, toglierò la scatola del filtro dell'aria e staccando anche il debimetro. Velocizzo ovviamente. Mi raccomando, il debimetro conserviamolo con cura, visto che è molto delicato. Iniziamo a liberare le prime fascette. Ricordiamoci di mettere uno straccio sotto per evitare di sporcare troppo. Facciamo saltare le fascettine. Quindi questo, come detto prima, è il ritorno del servosterzo, questa è l'andata del servosterzo, è già cola del bell'olio. Per questo è importante toglierne il più possibile. Ora togliamo la fascetta con la chiave, con la pinza a pappagallo. Ecco qui, questo superiore più piccolino è il ritorno del liquido dell'ace e quello sotto, cioè, è l'andata del liquido dell'ace. Ecco qui, la vaschetta è uscita. Volendo, se non vi sentite sicuri, potete anche segnarvi i tubi per non sbagliare a rimontare, anche se però è abbastanza facile perché quelli del servosterzo avevano la fascetta a scatto, mentre i due dell'ace hanno la fascetta che si stringe con questa molla. Quelli più piccoli sono del ritorno, quelli più grandi sono dell'andata. Quindi a posto. Ora passo a pulire la vaschetta. Vi faccio vedere un po' come è fatta la vaschetta. Qui c'è scritto infatti PAS, il power steering, cioè il servosterzo, e qui l'ACE. Questi sono i tappi, vedete, come vedete piscia ovunque, e internamente, se si riesce a vedere qualcosa, guardiamo la differenza di colore tra il liquido dell'ACE mai sostituito e il liquido del servosterzo invece di recente sostituzione. Allora, eccoci qui cari iscritti, io ora ho pulito esternamente la vaschetta con una spazzolina con l'acqua saponata. Faccio vedere con cosa. E qui esternamente ho pulito con un pennellino e internamente anche con acqua e sapone. Internamente ho pulito con un velo sottile di diluente, perché avevo paura di rovinare i filtri, che devono essere il più puliti possibile, in maniera tale che non ci sia sporcizia all'interno delle maglie del filtro. Internamente mi sono aiutato anche con questi scovolini qui. Quindi nel frattempo che la vaschetta si asciuga, abbiamo i nostri 4 tubi che penzolanti con lo straccio sotto per raccogliere l'olio. Passiamo a estrarre il filtro di alta pressione dell'ACE, che si trova praticamente sul lato destro, quindi passeggero, sotto delle parti del telaio. Quindi adesso con la GoPro scendiamo sotto e vi faccio vedere dov'è. Eccoci qui, il filtro si trova praticamente qui, è questo qui. Per svitarlo dobbiamo utilizzare quell'inserto esagonale da 10.
potrebbe accadere che con il fango, la ruggine, l'acqua, per il fatto anche che non è mai stato sostituito, sia durissimo. Io mi sono avvantaggiato pulendo perfettamente questa vite con la testa esagonale da tutta la sporcizia, con l'aria compressa, con un po' di svitol, pulitore freni, un po' di tutto quello che avete, spazzolate, perché nel caso dovesse mangiarsi diventa veramente un problema. Si potrebbe pensare anche di riscaldare col cannello, stando però attenti al fatto che qui sopra c'è dell'olio, ci sono degli o-ring, quindi si andrebbe a rovinare. Quindi svito questa vite e mi preparo con un secchio, perché scenderà un filo d'olio, però scenderà, quindi meglio non sporcare. Allora, con il nostro inserto da 10 andiamo a svitare. Adesso lo lasciamo sgocciolare un po' e utilizziamo la vite M6 di cui vi dicevo prima, che andiamo a vitare, e grazie alla rondella ci aiuterà a tirarlo. Quindi mettendo le due dita qui, eccolo qui, è uscito tutto, e questo è il filtro. Il codice del filtro, di questo filtro, ve lo lascio in descrizione. Adesso lasciamo sgocciolare. Adesso vi faccio vedere da vicino un po' come è fatto questo filtro. Questo qui è della Delphi. E questo è il sistemino per tirarlo giù. Eccoci qui a rimettere il filtro. Bisogna stare attenti a non far entrare porcherie, perché comunque è un impianto idraulico e far entrare sporcizia non è il massimo. Quindi rimettiamo il filtro con l'o-ring sopra, lo calziamo e avvitiamo. Questa vite dovrebbe essere avvitata a 35 Nm. Con questa operazione di sostituzione del filtro abbiamo un ospite, che è il nostro, uno dei due segugi. Allora, stringiamo a 35 e con il filtro abbiamo terminato, e possiamo rimettere la vaschetta al suo posto e iniziare a ricaricare gli oli sia del servosterzo che dell'ace. Nel frattempo, mi raccomando, raccogliamo sempre l'olio esausto che porteremo all'isola ecologica. Tornati nel vano motore, allora la vaschetta è più o meno pulita, l'importante è che i filtri siano puliti. Rimettiamo i tubi di andata del servosterzo, che era quello con la fascettina. Stringiamo la fascettina con questa pinza qui, che è molto veloce e pratica. L'altro tubo piccolino era quello del ritorno del servosterzo, che lo stringiamo sempre con la fascettina. Ora dobbiamo reinserire solo l'andata, quindi il tubo grande del l'ACE, che, come abbiamo visto all'andata, nella fase di smontaggio si
stringeva o allargava con la chiave a pappagallo. Ecco qui, adesso è rimasto solo il tubo di ritorno dell'ace e andremo ad utilizzare un tubo trasparente. Io ne ho comprato uno da 10 mm, quindi il tubo del ritorno dell'ace, a cui andremo a attaccare questo tubo che faremo confluire in una tanica di raccolta. Per attaccare questo tubo da 10 mm, come già detto, ho trovato questo raccordo di un compressore vecchio. Utilizziamo una fascettina e inserisco questo connettore, uno vale l'altro, cioè è importante che tenga un po' fermo. In questa maniera la pompa prenderà l'olio dalla vaschetta, lo farà andare in tutto il circuito e al suo ritorno non tornerà più all'interno della vaschetta, ma verrà eliminata dal circuito. Contemporaneamente però dovremo tappare l'ingresso del ritorno all'interno della vaschetta, quindi utilizzerò un pezzo di questo tubo tagliandolo. Qui un pezzettino di questo tubo lo inseriamo nell'ingresso del ritorno in maniera tale che non perda, la vaschetta non perda, e lo mettiamo verso l'alto. Quindi questo tubo dell'uscita, diciamo, del ritorno dell'ace lo andiamo a mettere in una tanica qui. In questa maniera l'olio vecchio dell'ace finirà lì dentro. Togliamo gli stracci, rimettiamo la vaschetta in posizione. Adesso vado a caricare l'olio del servosterzo, perché non farò il cambio dell'olio dell'impianto del servosterzo, ma solo quello dell'ace. Però se volevate farlo, magari lo faremo in futuro, bisognava fare lo stesso procedimento, quindi un altro tubo, un'altra fascetta, un altro connettore e tutte e due nel bidone di raccolta di olio esausto. Tappare quindi qui il connettore dell'ingresso del ritorno dell'olio, in questo caso del servosterzo, e mettere qualcuno alla guida accendendo il motore e girando il volante. Quindi per ora vado a reinserire l'olio del servosterzo. L'olio del servosterzo è a livello, chiudiamo e ora ci possiamo concentrare sull'ace. Carichiamo di olio e proveremo, non l'ho mai utilizzato, questo sistema che dovrebbe automaticamente ricaricare di olio. Il comparto dell'ace è riempito. Questo tubo che abbiamo inserito, il cui suggerimento l'ho letto dall'articolo di Millennium Discovery del buon Filippo, che saluto qui e ringrazio, e passo a riempire questo flacone che messo in verticale dovrebbe, sperando che funzioni, ricaricare costantemente di olio la vaschetta una volta che avremo messo in moto e la pompa avrà iniziato a far girare l'olio nuovo nel circuito e quello vecchio facendocelo uscire qui da questo tubo all'interno del bidone. Quindi riempio metà e inizio a fare le prime prove.
il rubinetto è chiuso, quindi non esce nulla. Lo posiziono e apro. Adesso accendo il motore e faccio fare qualche giro. Se i miei piani sono esatti, dovremmo avere all'accensione del motore che l'olio dal tubo del ritorno va a finire qui dentro e mano a mano questo flacone di olio si svuota. Farò un giro velocissimo, un'accensione molto veloce per valutare se si è svuotata già troppo completamente la vaschetta. Funziona, l'olio vecchio sta passando qui e sta riempendo. Guardate che schifezza. Adesso spento perché ho visto che c'è rimasto un dito di olio, quindi ricarico. Per questo secondo giro proverò senza quell'accrocchio. Possiamo vedere che già un po' di olio nuovo sta arrivando, quindi un giretto già se l'è fatto, diciamo, l'olio nuovo all'interno del circuito. Quindi ricarico, anche perché abbiamo consumato 1,5 litri quindi di olio nuovo, quindi un po' è stato messo anche nel servosterzo. Diciamo che un altro giretto di accensione e poi possiamo riattaccare il tubo del ritorno. Vediamo che nel tubo del ritorno ormai l'olio è completamente nuovo, per cui rimetto a livello. Ci è rimasto 1 litro, quindi diciamo che abbiamo anche abbondato. Abbiamo consumato 3 litri, l'olio qui è completamente verde, quindi nuovo. Controllo il livello e se il livello è giusto posso già tappare. Come abbiamo visto, è un'operazione molto veloce, quindi se potete farvi aiutare è meglio. Ora l'olio nuovo sta scendendo, io stacco la fascetta che tiene fermo il tubo del ritorno a questo accrocchio. Tolgo la fascettina mia, preparo uno straccio perché si sporcherà nuovamente. Stacco il tubo che ho usato per chiudere, diciamo, la vaschetta e ripristino tutto nelle condizioni iniziali. Un po' d'olio è uscito, il livello è ancora appena sopra il massimo, quindi ne aspirerò poco. Rimetto salda la fascetta del tubo del ritorno, quello dell'andata sta a posto, diamo una pulitina, rimettiamo la vaschetta in posizione e c'è da rimettere il debimetro e la scatola del filtro, lo farò molto velocemente. Smaltiamo, come detto prima, l'olio. Questa è una panoramica di controllo dei tubi, se tutto è stato messo per bene, prima di procedere a rimontare tutto e salutarci. Nel frattempo vi invito sempre ad iscrivervi al canale per sostenerlo e per incentivarmi a fare nuovi video. Ho rimesso il debimetro, lo avvitiamo. Ne approfitto per dare una soffiata, anzi un'aspirata alla scatola del filtro.
Ecco qui, rimontato la scatola dell'airbox, il debimetro, i tappi sono a posto, i tubi sono a posto, e dopo la soffiata all'interno della scatola del filtro abbiamo rimontato tutto, la scatola del filtro, il debimetro, una pulizia generale, e con questo vi saluto. Il Segugio vi invita ad iscrivervi al canale, a lasciare un like e un commento, e alla prossima!